Oggi all'Iron Dojo del Senpai Luigi ho portato un ospite speciale, Daniele Scatizzi, fighter professionista di MMA, già protagonista di altri miei video. Un atleta che combatte nel circuito mondiale PFL, una delle organizzazioni più prestigiose al mondo. Dall'altra parte, il padrone di casa, Senpai Luigi, maestro di Karate Kyokushinkai, un'arte marziale estrema dove il condizionamento e la resistenza al dolore sono la base di tutto. Due mondi apparentemente lontani, ma che nascondono più somiglianze di quanto si possa immaginare. In questo primo incontro abbiamo messo a confronto esperienze, strategie e mentalità, parlando di combattimento reale, condizionamento fisico e di una domanda che in molti si pongono. Un karateka può passare alle MMA? E un fighter di MMA può adattarsi alle regole ferree del Kyokushinkai? Ma attenzione, questo è solo l'inizio. Oggi abbiamo aperto un varco tra due discipline, ma nei prossimi video non ci limiteremo alle parole. Vedremo la pratica, vedremo i colpi, vedremo chi resiste di più. Preparatevi perché quello che sta per arrivare metterà alla prova entrambi come mai prima d'ora. Infatti a me il mare non me ne fotte una minchia. Il lago mi piace, il fiume sì. Manco a me se fai, però perché in Romania proprio non ce l'abbiamo. Bravo, noi per quello siamo amici. ce l'abbiamo Che faccio, veniamo tutti da posti di merda. Ci svegliamo alle 11 di mattina, prima delle 11 non siamo Morbidi. parati. State in giro con i carretti con gli asini. Bravo. Ci siamo? Ci siamo ragazzi? Tu che c'hai la vista buona, Scat, che ti sei appena operato, sì, ci vediamo al centro. Tu stai al centro della croce. Che divido le acque, tipo Mosè. Sono il Mosè rumeno io. Moise. Comunque hai capito perché il Senpai Luigi prima delle interviste si fa tipo gli allenamenti con Rasta Power, comincia tutto pompato. così arriva tutto svenato. Sta tutto pieno di vene. Se dovesse essere per quello sarei in magliettina, no? Con il ghi. Sono giovani, si capisce. Però col ghi sudato. La Non vena è manco sudato e profumato. però essendo pelato sempre si vedono anche le vene qua sopra. Sulla testa. Secondo me stai esagerando. Adesso mi prendo le botte da una parte e dall'altra. Dopo lo proviamo, dopo lo testiamo all'esperto qua. Ragazzi, finalmente a grandissima richiesta vi ho portato a scannarsi nel... No, sto scherzando. No, facciamo una piccola chiacchierata. Oggi ero curiosissimo intanto di farvi incontrare Daniele Scatizzi, fighter professionista MMA, l'avete già visto in 3 video miei. Dall'altra parte Senpai Luigi, che l'avete visto oramai Che non è nessuno. ultimamente l'avete visto in un sacco di video. Mi interessava fare questo confronto perché facendo poi tutta questa serie di crossover, Wing Chun, Kyokushin, Brazilian Jiu-Jitsu, era arrivato anche il momento di portare un fighter professionista di MMA, Daniele Scatizzi. Quindi Scat, finalmente ti ho qua al dojo, che conosci il Senpai Luigi. Oggi voglio parlare un po' della disciplina, della diversità comunque di filosofia tra le due discipline. E partirei prima con il discorso, un discorso che se ne parla tantissimo e anche male, magari dal lato fighting, il condizionamento. A volte viene snobbato questa cosa del condizionamento negli sport da combattimento. Cioè tu hai un programma di allenamento per quanto riguarda quello? Allora, sinceramente, no. Innanzitutto no, mazza. Innanzitutto c'ho una felicità di essere in questo posto fantastico. Ringrazio il Senpai, a lui non lo ringrazio perché però sono proprio contento di stare qui questa giornata fantastica. E purtroppo no, nel senso ci stanno diverse scuole di pensiero. Siccome l'MMA è un grande mondo fantastico, pieno di un sacco di persone, mentalità diverse, pure un sacco di rincoglioniti, però vabbè, lasciamo perdere. Ognuno ha mentalità diverse. Io sinceramente, forse siccome l'ho vissuta male inizialmente, mi è rimasto il trauma di questa cosa mi sono ritrovato insomma in situazioni folli dove c'erano
mesi che non riuscivo ad andare in palestra perché avevo le gambe distrutte. Assolutamente. E da lì in poi ho cominciato a ragionare e ho trovato altre realtà dove il condizionamento in sé per sé era nel momento di sparring. E tu direi: che fai sparring una volta a settimana? In realtà no, perché io sparring intendo sparring di lotta, perché va sicuro che pure quello è un condizionamento. Quando caschi sulla cervicale, caschi sulle spalle, voli sui reni, eccetera eccetera eccetera. Quindi più che altro io non ho proprio sviluppato un piano di condizionamento addosso ma più che altro con le persone. Forse sarà uguale, però è proprio facendo sparring con le persone, perché è inevitabile che anche facendo una tecnica spesso arriva il colpo fatto bene, soprattutto se tecnicamente è fatto bene, o può succedere anche che ti sbagli, colpisci il ginocchio tirando un low kick e il collo del piede ti diventa così, eccetera eccetera. Questo, ecco. Però una cosa che ti volevo chiedere, poi sentiamo anche il punto di vista del senpai. Tu nelle gare comunque, cioè cazzo, comunque i calci ci sono, i pugni ci sono, no? E ci avete anche i guantini, quindi ok che ci sono i guantini, no? Non è a mani nude. Fanno male lo stesso. Però fanno male lo stesso. Comunque. E soprattutto il calcio quando ti arriva. Cioè, mica tu nelle gare che cazzo senti? Ma ti posso dire che in realtà io penso che sia una condizione mentale. L'abituarsi a quel tipo di dolore, di compressione, anche semplicemente quando ti strangolano. Se strangoli una persona che non l'ha mai fatto, si agita subito, va in iperventilazione, batte, eccetera eccetera eccetera. Tanti di noi per resistere a uno strangolamento hanno diverse tecniche, magari tengono il respiro perché sanno che dopo 10 secondi magari arriva l'acido lattico e riusciamo a recuperare un po' di fiato. Quindi io penso, allora ti dico, dopo l'incontro li senti tutti i colpi, però durante l'incontro in sé per sé non mi è mai capitato di arrivare all'angolo e di cazzo la gamba, oppure la spalla. Non li senti. Io sono uscito da match con la faccia distrutta e il dolore è arrivato la sera dopo, i giorni dopo, manco ve lo dico, però il giorno stesso, cioè nel momento stesso quindi secondo me è più un'abitudine mentale a quel tipo di dolore. Sei abituato a quel dolore. Chiaro. E ora dall'altra parte abbiamo una filosofia completamente diversa, che il condizionamento è tutto. Tu devi imparare a rompere nel Kyokushinkai, e c'è tanto, cioè, mentre invece nell'MMA si contengono magari un po' e lo fanno una volta ogni tanto tramite lo sparring. Cazzo, nel Kyokushinkai è proprio l'allenamento, il pane quotidiano questo. C'è da ragionare su una cosa che l'ha detto Daniele, è giustissimo, anche perché un professionista non si può mai obiettare, perché lui porta la verità, io porto le chiacchiere, dice la verità di chi combatte realmente e tutto, perciò la prima voce che va ascoltata è la sua. Il parere mio ha un altro discorso. Uno, il condizionamento, perché tante volte lo facciamo, perché ad esempio combattendo a mani nude, rafforzare le mani evita tante volte di rompersi la propria mano. Perciò di tiro così forte a mani nude posso arrivare a 10, non mi devo fermare a 5 come una persona normale. Okay. Il discorso delle tibie e tutto è anche perché tante volte si tira sulla guardia, con la differenza con l'MMA qual è? Perché nell'MMA secondo me, perché io parlo sempre per il secondo me, si studia un po' di meno, per un semplice discorso, i colpi non sono assidui, perché? Perché ti prendono alle gambe. Se io tiro 2-3 low kick che da Mawashi di seguito, io già lo so che lui partirà per la gamba a terra e mi porta a terra. Okay. Non me lo dà il permesso di. Ok. Perciò so già che magari mi arriveranno, ma non me ne arriveranno 10 tutti nello stesso punto tirati al massimo della potenza. Perciò quello diventa un problema secondario. Dall'altra parte però cosa è successo in alcuni casi che ho visto di atleti che si sono rotti la tibia. Quello può essere un problema, potrebbe essere un problema di mancanza di condizionamento, perché tu ti prepari così forte a uno strike da KO a imbatti, ma le tue ossa non sono abituate. Allora si ritorna alla prima cosa che ho detto io. Sul discorso del sentire il dolore, è giusto quello che dice Daniele, perché? Perché dobbiamo ricordarci che l'adrenalina del combattimento, chi la gestisce più, chi meno, ma in ogni caso c'è, perciò viene rilasciata al corpo. Chiaro. È un anestetico assoluto. Cioè, si narra di combattenti nelle guerre mondiali e tutto che perdevano gli arti e non se ne accorgevano.
Mamma mia. Te ne accorgi Sì. dopo. Il condizionamento da un'altra parte cosa ti permette? Che quel dopo è sempre doloroso, ma non così tanto. Ecco, andiamo a parlare del condizionamento, di questa cosa del dopo. La carriera di un fighter, cioè la carriera comunque di un fighter professionista, di uno che combatte, fa della sua vita, della sua passione con quella sua vita, il suo lavoro, deve campare facendo quello, ha in media 3 match all'anno, nel quale deve sempre essere preparato, lo chiamano per il match, deve combattere. Avere una buona condizione fisica a livello osseo, di struttura, che dici dopo il match, anche se ti sei fatto male, tu giustamente dici in gara c'ho l'adrenalina, però vabbè, il dolore mi arriva dopo. Sì, però il problema è che il dopo ci avrai comunque traumi che aumenteranno sempre di più. E cosa ti porta? Ti porta a distanza di tempo ad avere degli infortuni magari gravi che ti fanno saltare il match. Quindi dico, avrebbe senso fare condizionamento non pesante, però a poco implementati in tutta la carriera del fighter, perché mi sono sentito dire magari da tanti atleti anche di MMA: vabbè, ma tanto in gara non sento il dolore, esattamente come l'hai detto te, in gara non sento il dolore, non ho mai fatto condizionamento. Sì, ok, ma 2 giorni dopo ti svegli, anziché riuscire ad andarti ad allenare, devi stare a recuperare, e soprattutto dopo 2-3 anni di match rischi di farti male, e poi come cazzo mangi? Cioè, giusto? Beh sì, indubbiamente è vero. Alla base c'è il principio della prevenzione, cioè nel senso... Bravo, prevenzione. c'è il principio ma la prevenzione noi ce l'abbiamo anche negli allenamenti, perché lo so che spesso si vede, devi dare il 100 per tutti i giorni. Purtroppo ogni tanto anche il fisico, io credo che abbia bisogno di recuperare. Quando sentiamo il bisogno di recuperare, io sono un grande sostenitore di sta teoria, che magari quel giorno, la mezza giornata, non fai le 3 sessioni, ne fai 2 la mattina a pranzo, dipende, e tutto il pomeriggio recuperi, perché poi puoi permetterti di poter allenare sempre bene il giorno. Perché una delle cose non esistono fighter di MMA che non sono infortunati, non esistono. C'è chi c'ha il ginocchio così da una vita, c'è chi c'ha quello. Io mi sono spaccato la mascella, quindi quando vado in compressione qua sento che mi si apre ognuno ha un infortunio. E un grande maestro mi disse, l'atleta più... La cena, dopo che ho messo la cena, io stavo lì a mettere la cera e togliere la cera, è arrivato questo e mi ha detto: ma che cazzo stai a fare con questa cera? Io ho detto: non so, pensavo che dovevo mettere. E mi disse, uno mi ha fatto scordare che mi disse una stronzata, ok? Una stronzata. Io lo amo, mi disse che un atleta vero, un fighter vero, che deve campare di questo, la cosa importante è che non si infortuna in palestra. E qui torniamo al discorso di chi pur di non batte si fa spezzare il braccio in palestra, no? Cioè so tutte, secondo me sono tutte follie che non c'entrano un cazzo col condizionamento. Certo. Però mi sto un po' ma che sto di forse ho bevuto. No, però è giusto, anche questa cosa qua. Hai collegato anche la cosa dell'allenamento. Io sapevo la prossima domanda. Non è vero, non c'ho domande. Non ci sono. Hai ragione. Aspetta che c'ho il telefono di là, ma faccio finta che lo sto guardando. Nel programma. Sì, la cosa che dico io è la prevenzione, penso che sia una cosa fondamentale. Nel Kyokushinkai, la cosa che penso io, senpai, non è uno sport con il quale ci puoi campare, perché non ci sono gare, non sei pagato. No, le gare ci sono, ce ne pure tante. Okay. Non sei pagato per farle. Esatto, cioè non è come magari la carriera professionistica di un fighter, un pugile, un fighter di MMA, Muay Thai, quello che è, perché sei pagato per combattere. Kyokushin no, è più una spirito forte, passione, quello che è una prova che il karateka decide di affrontare nelle gare, punto. E dico, a maggiore se lo fanno loro, che possono anche non combattere dopo e non gli cambia niente nella vita perché magari fanno altro, cazzo, un fighter dovrebbe tutelarsi ancora di più ad avere le tibie che reggono, perché metti caso che ti arriva uno che ti calcia e ti prende male, porca miseria, magari nel match non lo senti il dolore, poi finisce il match come dici te, il giorno dopo c'è un dolore assurdo. Poi 3 settimane dopo pensi che sei guarito, fai un po' di grappling, un po' di cose, ti prende la caviglia, si spacca, poi, e gli dici minchia. Una cosa che giustamente Daniele penso mi confermerà, che però penso se ne accorgano in pochissimi:
Perché è importante il condizionamento anche per arti come l'MMA, la kick, la Muay, vabbè loro lo fanno, perciò lo sappiamo già. Tante volte il fighter ha una guardia da 1 metro, prende quei 2 Gedan, perciò 2 low kick, la guardia passa a 20 cm meno. Tu dici non è andato KO, sì, ma hanno funzionato. Io ho accorciato di... capito? Certo. Perciò se io invece quei 2 colpi li prendo e non mi creano nessun impatto, tranne il fatto di dire fa parte del gioco, neanche li ho sentiti, la mia guardia rimane 1 metro. Perciò tante volte, ad esempio anche nel Kyokushinkai, cosa succede? Essendo noi tante volte molto duri e tutto, te ne accorgi che si passa dalla guardia solita destra a una guardia sinistra. Tu non vedi niente che cambi perché noi abbiamo sempre la doppia guardia. Ma io lo so perché stai cambiando guardia, perché quei colpi li hai sentiti, perché la costa si è ingrinata, cioè io lo so che quel pugno è arrivato, ha fatto il suo dovere. Sì. Perciò tante volte il condizionamento ti evita non di oltre farsi male, ti evita di perdere quei 3, 4, 5 centimetri di guardia. Chiaro. O di fare una variazione, perciò io la sono abituato, ci ho lavorato. Siccome loro non sono esseri umani, sono dei super atleti ma veramente incredibili, Soprattutto secondo me c'è un discorso che un lavoro di condizionamento ti ruba del tempo. Chiaro. Però io dico anche un'altra cosa, si può fare pochissimo, fatto bene continuamente, però molto poco e molto piano, perciò non ti fai neanche male, però lo devi fare sempre. Allora non ti ruba. Però sono quei 10-15 minuti al giorno. Sì. Non è che devi... Ma è importante non farsi male, perché non è che il devi concetto spaccare le mattonelle, hai capito? Bravo. Cioè il discorso è quello. Guarda che io sono super d'accordo su sta cosa. È che nel tipo di carriera mia non c'è mai stato magari un qualcuno che mi ha portato a queste considerazioni, o non c'è mai stato tempo materiale per poter fare un qualcosa del genere. materiale. Perché io che sto in Irlanda, quando finisco la mia lezione di un'ora, ma un'ora oggi si allena, cioè un'ora di sparring, un'ora di lotta, io finisco che voglio solo andare a morire nel letto e magari, anzi, è io una cosa che io non tralascio invece è lo stretching che mi sono sempre portato, che tanti non lo fanno, che non lo fa nessuno, però ecco, magari insieme allo stretching potevo mettere insieme anche, però è una cosa che magari anche inconsciamente ho tralasciato. Ora il discorso da adesso il discorso è, magari il senpai mo parlava del fatto della gara. Io addirittura andavo oltre la gara, cioè non della gara in sé, ma su un discorso di comincio che ho 18 anni e voglio fare questa carriera, devo pensare che per i prossimi 10 anni questo deve essere duro, deve reggere poi tutto, cioè tutto il mio corpo deve reggere 10 anni poi di allenamento intensivo e colpi che mi arrivano. Ma quando hai detto io, tu intendevi te stesso? Io posso... È stato un fallimento totale. non ha funzionato. Io ce la posso ancora farcela. Ce la posso ancora farcela. No, però il mio discorso è quello. Tanti fighter non tengono in considerazione il fatto che, cazzo, la mia vita non è quel match. La mia vita sarà i prossimi 10 anni che devo campare di quelle. Tante cose che non tengono in considerazione. Tanti fighter, la maggior parte di noi, e mi ci metto pure io in mezzo, stiamo tutti bruciati di cervello. Quindi. Saranno le botte, dici? Tante botte. Perché scatta, ad esempio, fammi qualche esempio di queste cose che non funziona per i fighter. Cosa ti viene in mente nel mondo dell'MMA? Cerca sempre di rompermi i coglioni per poi farmi insultare da tutti quanti. Perché a me piace, ragazzi, le perle che tira fuori Scat diventano poi virali, perché lui poi non se le ricorda. Io ci metto dei titoli accattivanti e automaticamente la faccio. E i nemici ce li accolliamo noi. Poi ci becchiamo Tra lui che dice che il pugilato italiano sono tutte pippe, lui che dice come massacrare la guardia di un pugile. Vi siete fatti dei nemici. Me l'ha pure confermata prima e mi ha detto un pugile a me mi fa una pippa perché io gli spacco. Ora il problema è che devo affrontarne 2, solo che uno è veramente pericoloso, perciò con lui medieremo, creeremo una mediazione, qui invece ci divertiremo un po'. Dicendo sta cosa me ne levo un po' da e glieli mando di notte. Non l'ho mai detto, io amo i pugili. Ma non rompete i coglioni, per favore. Tanto lo sai che si accolleranno a sta cosa e io ritaglierò proprio solo quel pezzo. Solo quel pezzo e basta, come ogni mio video.
Altre cose da dire, differenza tra Kyokushin e sicuramente ci sono dei ritmi diversi. Quindi una cosa che mi viene in mente a me nelle gare di avere un condizionamento specifico per quanto riguarda il Kyokushin, anche perché non ci sono i colpi al viso, per dire, no? O magari le spazzate, non le spazzate, la lotta a terra. No. Quindi il volume di calci che ti arrivano, lavori a distanza ravvicinata e non devi tenere 2-3 calci. No, ne devi tenere tanti. Ne devi tenere 100 nell'arco di 10 secondi che stai menando con i pugni e con i calci. Hai capito? È molto, la differenza è totale, però c'è da dire una cosa, quello che noi esprimiamo nel volume, nella tecnica, tutto loro lo esprimono nella variazione. La variazione, io quando guardo un lottatore di MMA, con tutto che io non sono un appassionato di MMA, dico sempre, non ho detto appassionato. No. Cos'è? È che mentre io sono in piedi il mio cervello sta già elaborando una lotta a terra, una proiezione, una presa, un'uscita, cioè sono macchine da combattimento, cioè io realmente il lottatore di MMA lo definisco il lottatore assoluto, perché realmente mi rendo conto di quello che riescono a fare. Magari non riesco ad apprezzarla tantissimo, non a livello tecnico, ma perché non saprei realmente da dove partire, perché loro già, e penso che lo confermerà Daniele, mentre stanno andando di strike stanno già valutando il fatto nel momento che voi giustamente magari non combattete e non lo capite, ma già solo il valutare nel momento che in piedi è complicato, valutarlo già nella lotta a terra è complicato, ma valutarlo da una transazione da terra in piedi a terra in piedi è follia, cioè il lottatore di MMA è questa è una cosa che non nota nessuno, ovviamente se non lo fai non lo nota nessuno e non lo sa nessuno. Io spesso mi trovo a lottare magari a parete e a calcolare in maniera percentuale se ci può avere un senso andare a provare quella proiezione, che nel caso in cui lui me la difende io ho perso un altro 10% di energie e poi mi ritrovo magari a dover scambiare in un'altra situazione con meno energie, cioè io mi calcolo sembra che stiamo facendo, e tanti fanno cose a caso, però quando guardate eventi di un certo livello noi calcoliamo il minimo, cioè ogni minimo dettaglio, ogni minimo movimento, anche se guardandolo non riesci come fai a percepirlo, però vi assicuro che è così. Magari per te che sei proprio dentro la gabbia, quando ti capita poi qualcosa da fuori, certe cose non si notano. Parlavamo l'altra volta cos'era l'ultimo penultimo match, che mi dicevi a telecamere spente, cazzo c'è una forza della Madonna quel tipo. Uno magari poteva e non però purtroppo certe cose non si percepiscono, no? Da fuori. Tu che sei dentro dici porca miseria, io ci metto la tecnica, ci metto quello, però dico cazzo, devo lavorare il doppio magari per fare quello, o cambiare completamente tipo di strategia o quello che vuoi fare. Chiaro. Perché se ti accorgi che tu tecnicamente stai andando meglio di lui su quel tipo di tecnica, però lui te la riesce a contrastare perché con un braccio ti tira su, mo che fai? E là devi cambiare tutto. Cos'è che porta via più fiato? Lo striking o la lotta a terra? A te che sei fighter. Allora questo dipende sempre dallo stato di comfort di ogni fighter, perché per quanto secondo me uno si può allenare in tutto e essere forte a fare tutto, c'ha sempre una zona di comfort che si sente a più suo agio. Io personalmente quando lotto a terra posso stare 4 ore a lottare, non mi succede niente. Nello striking, se mi riesce a portare in determinate situazioni che per me sono scomode, allora fatico di più. Personalmente, come può essere il contrario magari per uno che arriva te lo trovi nella lotta, magari fa forza per fare una cosa dove non serviva la forza e si stanca di più. Quindi secondo te la differenza la fa la comfort zone? Sì. Ed è vera, secondo te lo posso confermare perché io non sono un fighter. Lo sai, tu lo sai, vero? Ma penso che lo sanno tutti. Io non sono un fighter, però ad esempio venendo dalla Muay Thai, che comunque è una disciplina abbastanza a distanza, no? Comunque con i calci, poi c'è la parte di clinch ovviamente. Lui nella sua zona di comfort quando si avvicina, quindi a distanza ravvicina proprio testa a testa che porti i colpi. Cazzo, in quella zona là io ad esempio perdo tutto il fiato perché vado, cioè sono spaesato, sono spaesato, cazzo, cioè è vera questa cosa. Sì, la zona dove io sono più forte, dove sono più sereno, dove sono più abituato. Poi loro cosa sanno? Capiscono pure dov'è la mia zona di sconforto, perciò non di sicurezza, e mi lasciano affaticare.
in modo che poi quando mi rialzo oppure continuo la fase, anche che voglio dare il 100% non posso perché sono demolito. Noi ad esempio nel Kyokushinkai in determinata situazione cosa la facciamo? Aggredendo la guardia. Perciò io sono sereno, le gambe non mi pesano, i pugni non mi pesano e ti colpisco la guardia. Luigi, non è un colpo da KO. Ok. Non metterai mai qualcuno KO sulle guardie tranne che gli rompi un braccio, è capitato. Però quando poi ti colpirà capirai quel lavoro che avevi fatto prima. Chiaro. Perciò il discorso qual è? Ne chiacchieravamo l'altra volta. Tante volte guardiamo gli incontri, le cose cercando il KO. La bellezza è tutta prima del KO. Cioè, La costruzione. la costruzione è la meraviglia Però il problema delle arti da combattimento. è diventato gli sport da combattimento sono diventati un business. Scat lo sa benissimo. Purtroppo queste cose la gente non le capisce fuori. La costruzione non sta più interessando a nessuno e lo dimostrano i fatti e i risultati appunto di quelli che vincono i match per KO magari con gente scarsissima che non controllano neanche per dire ma con chi ha combattuto questo? Ah, però ha vinto KO, che boh, è fortissimo. Interessa quello, la spettacolarizzazione delle gare, Sì, grazie al business. però il discorso è uno, il business è tutto, il KO è sempre una bella cosa. Tu dici a livello personale, è bella la costruzione. L'esperto e tutto va a guardare quello. Io Sì, ma quanti sono 5 gatti? No, ce ne tanti, non è che... Poi ci devono essere tutti, logicamente è bello vedere combattere dei lottatori di livello, se ti pagano il biglietto solamente quei 5 che ne capiscono, vuol dire che di pay per view hai venduto 20 euro. Se tu ragioni su una cosa, questo Sì. poi spero lo possa confermare o dire che non è vero, è tutto. Io quello che ho notato io, da quando nasce l'MMA, il marchio più famoso, vabbè, chiamiamo quello lì americano e tutto, cosa succede? Prima c'era una fase lottatoria enorme. Boom, body slam a terra, ground and pound se va bene, o si lotta a terra, si tiene e si stava lì realmente per 3-4 round. Oggi in terra non ci vanno quasi più. Lì che significa? Che qualcuno giustamente ha detto, signori miei, se dobbiamo fare la lotta a terra ci sono i tornei di lotta a terra, Sì. si fa strike, si fa lotta a terra, perché lì lo spettacolo è importante, perché la lotta a terra è realmente complicatissima da capire. Vero. Cioè, Ma pure da guardare è noiosa, sinceramente. Cioè, se io non guarderò mai un evento di BJJ, mi rompo le palle, non ce la a fa. me piace. Io mi stufo troppo. E tu e altri 5 Farlo mi piace, è divertentissimo farlo perché lo faccio, mi diverte. A guardarlo no, ma che sei pazzo? Tu l'hai notata però questa cosa all'interno magari di PFL? Hai visto che c'era, dico, un occhio di riguardo verso quegli atleti che invece puntavano di più sullo striking che sulla lotta? No, io ho notato che più su che tipo di specialità, più sul tipo di personaggio. Ok. Non tanto su come vincerà, però facciamolo vincere perché Spinge. fa quello, fa così, è divertente, non lo so, sto fai sempre. Chiaro, sì, Fa trash sì. talking, quello sì, ci stanno carriere, Pilotatissime. Sì. è inutile dirlo. Però tu pensa addirittura il personaggio, c'è neanche più lo stile. Magari un tempo c'era lo stile, dicevi, ok, No, questo... gli stili, se ora parliamo di stile, si perdono già da Tra almeno lotta, 15-20 striking. anni fa. Che 15-20 anni fa c'erano ancora alcuni puristi anche nell'MMA, chi portava il karate, chi portava il Brasile, poi sapeva fare anche tutto il resto. Oggi realmente si studia l'MMA. Oggi non è più un mix martial art, oggi è uno stile che si chiama MMA, punto. Chiaro. Perciò non andare a ritrovare il purista dove si parla di stile, secondo me non ce ne sono pochissimi, molto rari. Perciò ormai è uno stile a sé stante che non c'entra più, secondo me, nulla neanche con le arti marziali, con il pugilato, con la Muay Thai, con la lotta, col Brasile, non c'entra niente. Che loro ormai quando vanno a terra devono uscire, più che la finalizzazione a terra gli interessa uscire per ritornare a combattere. Perché? Perché poi il personaggio è quello cattivo, il cattivo è quello che fa sangue. Sì. Piace alla gente piace il sangue. Piace quello ma che dobbiamo vende. ricordarci pure che il business è una cosa sbagliata, ma paga le bollette. Perciò se fanno delle borse sì enormi, più piccole e varie, è perché c'è gente che lo guarda e alla gente bisogna dare pane e circo, come si diceva una volta. Purtroppo Per sì. quello è... Ai tempi il Kyokushinkai ebbe un momento di gloria quando realmente era l'arte marziale più terribile che si vedesse sulla terra. Poi ci siamo Evoluti.
No, diciamo meno siamo botte. ritornati nell'ambito più del karate, più ristretto e tutto, ma ai tempi i tornei di Sosai erano famosi in tutto il mondo, ma lì si sfidavano nel regolamento Kyokushin tutte le discipline, c'erano Thai boxer, c'erano Savater, Quindi c'erano... senza pugni in faccia però. Era il regolamento. Kyokushin. L'MMA è un regolamento. No, certo, però dico ai tempi. No, cioè, è sempre stato così. I pugni in faccia non ci sono mai stati perché Sosai non voleva guantoni. però c'è stato un momento in cui però se li davano. Mi No, allora, raccontavi. quello è lo Yama Inizialmente. Karate, ma non Ok. è mai stato contestualizzato in un evento, chiamiamolo sportivo. Ok, Perché tu capito. vuoi o non vuoi, nel momento in cui c'è un regolamento e c'è una gara, è sport. Punto. Chiaro. Poi noi facciamo una disciplina che non è sportiva, ma nel momento della competizione, quella è una competizione, perciò è sportiva. Quindi c'è Ci quel sono i regolamento premi, non là, premi, sì. quello è un regolamento, va rispettato, perciò c'è un regolamento, perciò è sport. Ma loro stessi hanno un regolamento, non è che lui può dare morsi o può, perciò stiamo parlando che ogni arte da combattimento ha un regolamento e quel regolamento può andare bene, può andare male, ma va rispettato e va compreso. La cosa che parlavamo con Certo. Busa quella volta, dice le persone dicono ma io, mio cugino, fermati, quello è un regolamento, punto. Sì, perché sparano Perché già minchiate. qualcuno mi aveva scritto, però vabbè, in strada il BJJ, se io lo cattivo, mordo, però sì. se io ci metto i morsi, le dita negli occhi, sì, ok, però comunque devi comunque riuscire ad arrivare, no? Sì, sì. E se però cade male l'altro mentre ti fa il Non coso. ti dirò il nome, io in una situazione abitosa che ho, per il lavoro che faccio, per tante cose, in una situazione particolare, quando parlate della gente, dei campioni, io ho visto prendere al giubbotto di pelle un maestro vero di Brazilian Jiu-Jitsu, come quello è svenuto così. Gli è svenuto in mano, con giubbotto di pelle, l'ha preso e quello si è Usato il addormentato. giubbotto come chi Non solo il giubbotto gli ha preso. Certo. Gli fa no, per piacere così. E l'altro gli ha dato una shibaraica, l'ha girato, l'ha ripreso, l'ha appoggiato a terra e quello piangeva. 2 campioni di Brazilian Jiu-Jitsu, perciò quando parliamo lasciate parlare chi per disgrazia le cose le ha viste. Perché io quando ho visto quello lì che si è addormentato, non posso dire il nome perché non è giusto, ho detto, ma che minchia è? Oh no, è brasiliano. Vuole riposare. Aveva sonno. Ma 2 secondi. Oh sì, proprio. Così. Quanto c'è? Ti è mai capitato di strozzare una persona? Ah, io? Sì, tu che strozzi qualcuno. Ma nella vita vera? No, vabbè, ma non nel senso nella palestra, che gli Ah, fai la beh, ghigliottina certo. e ti sviene. Quante- Mica, come ti senti là? Cioè, quella è la sensazione tua che lo fai all'altro. Tu sei veramente un imbecille. Sì, è vero, stavo dicendo la stessa Tu sei, cosa. sei veramente un imbecille. ma perché Non lo so- fate perché può essere pericoloso. No, ovvio, ma- non ci interessa quella. Posso provare a piacere a far svenire infatti. un mio compagno di palestra? No, Non è è senza tutto il la contrario, domanda. cioè come quando capita quella roba là, Ma mica ti prendi male, è inconsapevole, non lo puoi una sapere. cosa No, normale. tu stai facendo uno strangolamento finché lui non batte, stiamo a devi lottare. stare. Ho capito, ma io mi prenderei male di Quando poi mi accorgo, o magari qualcuno ti qualcuno dice alza oh, il la mano, braccio, vedi la mano sì. che è, allora smogli. hai ragione, però non hai capito Ma è il mio discorso. capitato a me di Sì, sì, più di una volta Si prova a svenire. Non lo so, non te ne te ne accorgi. accorgi. Non te ne accorgi. Ti risvegli, sogni, e fai tipo un mezzo sogno, poi ti risvegli e c'hai spesso le gambe che tremano. Ti guardi intorno e fai ma che cazzo? Sono andato giù. Io ho subito bullismo perché nel judo quando penso pure non lo so, però nel judo c'era Sì. cameratismo. Una volta, oggi è cambiato. Vabbè. Da noi è cambiato. E io sono stato strangolato con le mie mutande, Cioè, io sono stato. Come fa? Mi hanno fatto sparticulo da dietro, mutande strappate, passate oltre la schiena, collo, e io che piangevo. Minchia, ma che mutande c'hai? No, si sono strappate, l'elastico. L'elastico E dentro io una piangevo, corda. perché in quelle situazioni senti che stai per morire, cioè non ti prende il panico, dici muoio. E io piangevo e sono svenuto. Per la puzza delle mutande. Solo per quello. È inutile raccontare storie quando c'è Erwin. Perché è l'ambiente più Minchia, metti le sbagliato. mutande in faccia, ovvio che svengo. Dopo allenamento ci credo, cazzo, che Quegli sviene. amici feticisti, maniaci sessuali possono scrivere Link in DM. Link in bio. No, lo sapevi che a Scatizzi gli hanno chiesto le mutande usate del coso? E lui le ha pure vendute. Io ho venduto Ha fatto bene. bustine ermetiche. No, a me Professionista del settore. delle foto dei piedi, però ho detto no. Oh, ma io la pago, no, la prego, non me lo chieda più. No, la prego. Non potrei Gli davo accettare. pure del lei. No, sì, la no, io prego. sempre del lei. È un signore,
Dall'altra parte è un signore. Anzi, il discorso è lei, scusatemi, siccome io vi do sempre di lei anche se avete 15 anni, è rispetto, non è che voglio fare il figo, perciò quando mi scrivete vedete che vi do di lei, è solo esclusivamente per rispetto nei vostri confronti. Non è che mi voglio distaccare da voi. E io invece vi mando a fare in culo perché sicuramente c'è il motivo. Perché mi avete rotto i coglioni. No, il mio discorso era per quanto riguarda lo strangolamento. Mica, come fai a capire che non è morto? Cioè la persona... Cioè avrai dei segnali, no? Che sì. Capisci che è solo svenuto. Ti accorgi che non ti sta più... non sta provando più a difendersi. Cioè se c'hai un sacco immobile in mezzo allo strangolamento... C'è qualcosa che non va. Ok, perché volevo sviluppare un po' sta cosa per poi chiederti, ma c'è qualche studio scientifico magari riguardo ai danni che può portare svenire in allenamento? Sicuramente se fai gli studi scientifici non puoi parlare con me. Per sentito dire. Secondo poi, se mi dovessi essere preoccupato dei danni che questi sport potevano portarmi, sicuro non stavo qui a farlo. Quindi sono la persona più sbagliata di tutti. So che però se uno sviene e tu continui a non portare sangue e ossigeno al cervello, puoi avere danni importanti. Tipo penso 10 secondi dopo essere già svenuto. Cioè se continui a strangolare una persona dopo che è già svenuta. Lo strangolamento non avviene nella fase respiratoria ma nel passaggio di sangue delle carotidi, perciò se voi già le stringete così vedete che si oscura un po' la vista. Logicamente un fighter di livello e tutto intanto lo fa sempre in un ambiente controllato e sicuro. Se dovesse capitare per strada e tutto, ricordatevi sempre che da un certo momento diventa omicidio, perché muore la persona o rimane lesa gravemente a vita. Perciò cosa dovete fare? Nel frattempo, quando ormai l'avete preso, è bloccato. Perciò con un braccio, guardate, se alzate la mano e cade, mollate all'istante. Tutorial su come rianimare. Bellissimo. È uscito un tutorial su come non uccidere le persone. È bello che vuole essere una cosa seria. Ma è una cosa seria. Io ho una felicità. Questa è una figata sta cosa. È serissimo. Ma tu immagini quello in discoteca che lì questa sera papà fammi sto cazzo in braccio. No, ma il brutto secondo. Lo racconto perché è già capitato. Lo sto già pose sicuramente. Una volta mentre gestivo una situazione gli faccio ai ragazzi, perché io mentre la gestivo gli spiegavo, perciò vedete ora la reazione, faccio solitamente dopo un po' si addormentano. E questo dopo manco 30 secondi si addormenta e tu vedi i miei colleghi che faccio no, perché sapevi pure si addormentava, no. Perché l'adrenalina sì, faccio ora dopo di questo che succede, lo dovete mettere da parte perché dopo la reazione è quella che si risveglia e vomita, questo si risveglia e vomita e fa no basta allora sempre ha studiato medicina. Mentre c'era l'aggressione, questo ci voleva prendere a sfrangate. Geniale. Era partito un mio collega che era un po' più magro, molto coraggioso, Willy, che lo saluto, uno con le palle quadrate. Però siccome ho visto che quello era grosso, l'ho spostato, l'ho messo a terra io senza fargli male e poi l'ho bloccato e l'ho lasciato sfogare di adrenalina. Te lo giuro. Mentre lo controllavo io lo facevo lavorare, perciò lui spingeva, aggrediva, senza però, sempre controllato. A un certo punto faccio solitamente, poi spiegavo ai ragazzi come lo dovevano tenere. Ah, tu facevi il tutorial in tempo? Sì, avevo i ragazzi quando gli ricapitava con tutta la gente là attorno. Ci sono testimoni che poi magari dite racconta minchiate. Gli spiegavo che non devono schiacciare qua perché può morire soffocato senza che ve ne accorgete, tante cose. E poi a un certo punto solitamente si addormentano dopo un po' perché disgraziatamente non era stato il primo che mi era capitato. E si addormentò. Poi gli spiegai, mi raccomando, mentre dorme controllate il polso e tutto, sempre lo girate che quando si risveglia vomita. E tutti dicono no vabbè dai, lasciamo perdere. Dottor Senpai, filosofo, pure medico adesso. Senpai. Perché diciamo un po' di casistica l'ho vista. Porca miseria. Ha lavorato sul campo. Bravo. Sul campo. Questo è il Kyokushin, ragazzi. Sì, questo è il Kyokushin. Però io non gli ho fatto male. Vabbè, quello. Cioè, lui era partito con una sfranga, però avevo capito che era una situazione che si può gestire senza fargli male. Allora, una proiezione, l'ho appoggiata a terra, tenendolo io, manco la testa gli ho fatto sbattere. Perciò se non fategli male anche cattivi, perciò quando io vi spiego, ricordatevele queste cose, perché magari in un momento di rabbia non vi rendete conto che sono passato un minuto, quella persona muore. E poi voi pagherete per sempre quel momento di rabbia. Un campione
spero mai, però se in quel lavoro si trova a dover fare quella cosa, sempre cura della persona che l'ha aggredito, perché non è un vostro nemico. È successa quella cosa, punto, non è un nemico, non va battuto. Perciò lo blocchi, appena capivo che non era più tonico, lo mettevo da parte, sereno, si calmava. È difficile avere sangue freddo per fare una cosa del genere. Sì, io ora parlo di lavoro, parlo di casistica, non è stato il primo giorno perché il primo giorno non avrei saputo cosa fare, non ho avuto maestri che me l'hanno spiegate queste cose, perciò ve lo spiego soprattutto a chi fa questo lavoro, di essere sempre umano, sempre corretto e sempre rispettare chi vi sta aggredendo. Lo so che sembra una follia, ma io ragiono sempre al contrario, mi sono sempre trovato bene. Io non ce l'ho con chi mi aggredisce, in quel momento ha i suoi demoni, non ce l'ha con me. Invece domanda stupida, Scat, so che comunque la vita di un fighter lo porta ad avere non dico dei limiti, delle barriere, però comunque una vita abbastanza regolata, quindi non ti viene più da andare a fare serate in discoteca e cose, soprattutto se devi fare dieta, sei sempre in preparazione, sempre in allenamento. Mica ti è mai capitato, puoi anche non rispondere, ti è mai capitato di essere aggredito? Ti è mai capitato di essere aggredito da qualcuno? Che ne so, verbalmente, fisicamente, cioè... Ma allora, dico la verità, i miei amici mi conoscono benissimo, usciamo insieme e sanno benissimo che io sono sempre stato una persona che veramente per farmi arrivare all'estremo Ce ne vuole e mi devi mettere proprio le mani addosso. Sai quante volte anche ultimamente, quindi con più consapevolezza, non ero più ragazzino, adesso so quello che faccio, quello che non faccio, quello che posso fare. Quasi 40 anni, Scat. Sì, 200. C'ho manca la barba, dai. Non prendiamoci con chi li ha superati, ancora in forma siamo. E sono uno che spesso con le parole lascio pure, capita, sai, in macchina. Però poi... C'è sempre verbalmente. Verbalmente sono sempre... No. Cioè, fammi finire la storia. Poi se arrivi a un contatto fisico, lì mi si spenge il coso. Però devo dire... No, non devo dire niente. No, è successo. Ho trovato uno in testa a un amico mio che gli aveva spaccato un dente e allora ho dovuto tirarne giù 3-4, però non è vero. Però, ecco, io questo non ve lo consiglio. No. Non ve lo dico di fare. Però ero più Ragazzino. Ero più ragazzino, l'anno scorso. No, ero più... No, ma chi esce mai? Ma io, raga, ma tu hai capito che faccio io? Ma chi c'ha voglia di uscire la sera? Fa allenamenti, poi diete, insegno, faccio. Ma io arrivo a casa, a parte che c'ho una figlia da 5 anni, quindi dove vado? Ma poi in realtà pure prima di mia figlia io sono sempre stata una persona che gli piaceva stare a casa con mia moglie, una cena, certo è che prima uscivamo, andavo a ballare, è successo, sì. Negli ultimi anni da fighter. No, negli ultimi anni devo dire che la mia vita tranquilla mi ha portato a non ritrovarmi mai in situazioni dove dovevo, magari mi sono alterato verbalmente, ma non ho mai picchiato nessuno. Anche perché ti posso dire, ma chi c'ha voglia? Ma chi c'ha, soprattutto dopo che hai fatto un botto in palestra, tutti i giorni in palestra a fare sparring, allenamento, dici, minchia, l'unico rest day, devo minchia usare le mani pure sto giorno. Posso dire una cosa? Voglio sapere il tuo parere. Forse è una cosa molto non umile da dire, però io quando cammino, quando vivo la mia vita normale, mi sento diverso dalle persone normali. Non vorrei esprimere no, perché magari mo dico una stronzata, hai capito? Non voglio, diverso a livello umano, ok? Che siamo tutti uguali. Mi sento diverso da non so in che punto di vista, non vorrei dire cavolate, mi sento un'entità superiore rispetto ad altre persone. Cioè questo per quanto è che ti porta. Tu riesci a capire ciò che voglio dire? Per il senso di... Allora, ti senti una responsabilità, nel senso di dire io se alzo le mani so cosa fare. Bravissimo, e quindi mi sento una consapevolezza di quello stare è un senso bravissimo, quello è un senso di responsabilità. Anch'io quando ho a che fare, io cosa insegno sempre? Cambiate la respirazione se vi dovete difendere, perché da quel momento in poi diventa karate. Da quel momento in poi, se io ho un problema, non inquadro più
la persona, siamo due con il carateggi e dobbiamo combattere, perciò mi interessa, perciò quando tu ti muovi, cammini, sei in giro, lo sai che sei scatizzi, sai cosa sai fare, sai come far male, quello che infatti è giusto quello che hai detto e ti salva da tante situazioni brutte, perché dice cavolo, uno come me può avere a che fare in queste situazioni, perciò è un sistema di difesa dalla società. Ma la cosa importante qual è? È che bisogna utilizzarla non per sentirsi superiori nel senso umano, io umanamente sono superiore a te. La cosa più semplice è fare male a una persona, lo dico sempre, io lo dico tranquillamente, io anche quando faccio, che la gente spiega a difese personali, fare male a una persona è la cosa più semplice che c'è. È diverso fare in modo che non si ci faccia del male. La vera forza in alcuni casi, in alcune figure, è aiutarla quella persona, perciò alla fine questo sentirmi superiore, e dovete capire che significa questa parola perché è una cosa bella che ha detto, non ha detto è una cosa bellissima. Capito lui. E va utilizzata per chi lo fa, per chi fa arti marziali, per gli atleti e tutto. Se c'è qualcuno che ha bisogno, lì dobbiamo dimostrare la nostra forza. E perché? Perché siamo superiori, perché sappiamo fare del male, sappiamo allenarci per 20 ore di seguito, sappiamo tenere la dieta, sappiamo soffrire il dolore fisico, con un braccio rotto ci alleniamo l'altro, sappiamo sopportare tante cose, ma non ci portano a essere degli animali. Ci portano a essere persone superiori, il meglio di noi stessi. Questo, penso. Era perfetta, solo che io no, ma non ti preoccupare. sono dislessico, non riuscivo Io sono vecchio, perciò è perfetta. Questa è. Vedi la differenza tra i Kyokushin leggono libri, i fighter di MMA non si sanno spiegare, Però il perché concetto mio era quello. È giusto. Non lo sapevo spiegare, ma era questo e non l'ho mai voluto dire perché dico, lo tiro fuori in maniera sbagliata, sembra un È imbecille. bellissimo, no, è bello quello che... l'altra volta parlavamo col senpai Luigi anche di un'altra cosa, parlavamo del fatto che quando tu ti senti comunque sicuro di te stesso, emani un'energia anche diversa in mezzo alla gente, non attrai più determinate problematiche. Sì. Cioè ti capita, quando tu ti senti magari, non lo so, piccolo, indifeso, bullizzato, eccetera, cammini per strada, senti che la gente se la può prendere con te e automaticamente, non so, ti fai bullizzare, è come se attirassi quella cosa. Sì, mi ci posso rivedere perché io da bambino ero ciccione, ero molto insicuro e mi sono sempre salvato perché ero molto simpatico e quindi alla fine riuscivo in un modo o nell'altro La sistemavo. ma riuscivo sempre a cavare perché però comunque ero il classico bambino da poter bullizzare e io sono sempre stato uno super vergognoso con le ragazze, con dover ordinare una pizza, mi vergognavo pure a ordinare una pizza, capito? Sì. Perché ero Però grasso. ma non lo so, sì, sicuramente partiva da una cosa fisica, però pure mentale poi No, è vero, ma successivamente. è tutto E mentale. adesso posso vedere la differenza. Quindi sì, ho capito quello. Hai capito il discorso dell'energia? Sì. Adesso c'è Scatizzi, grosso. Ti senti bene? Due spalle così, minchia, l'energia proprio che sprizza energia da tutti tipo. Sprizza energia, c'è un'aura potentissima per strada, chi minchia ti rompe i coglioni a te. Cioè, no, effettivamente. Invece a me capita spesso che rompo i coglioni. Cazzo da una Invece a me sì. Domani. Invece questa cosa qua, ora ad esempio questo per chi lavora nell'ambito della sicurezza, anche per le forze dell'ordine, nel nostro caso capitano quelli che ci vengono a rompere le palle. Perché? Perché se noi andiamo in un racconto antico dell'essere umano ci sono le prove di coraggio. Perciò tante volte a me nei locali capitava, infatti tanti miei colleghi dicono proprio a te vanno a cercare. Ma ciò perché devono dimostrare al gruppo di essere coraggiosi. Il capobranco sfida. Sì, vogliono sfidare il capobranco per. Perciò quello che torniamo a quello di prima, abbiate cura anche di chi vi rompe le palle. Non li possiamo mettere a terra tutti, non possiamo fare male alle persone, perché tante volte basta solo fargli capire che ancora non è il tempo di cambiare il capobranco, ma senza fare troppi danni e senza neanche arrabbiarsi troppo, perché soprattutto negli adolescenti sono delle fasi. Se comunicate come lui faceva da bambino e tutto, faccio tante volte, anch'io faccio un po' il ragazzino, il simpatico, tutto per evitare, ma non per me, perché a me di vivere o morire, un giorno tanto che mi tocca so che arriverà, non è quella la mia paura. Però mi dispiace fare qualcosa che so che è sbagliato. Allora tante volte abbozzo, mi faccio prendere anche un po' in giro, la chiudo lì,
Poi magari a tu per tu gli spiego verbalmente che non sono un suo nemico, ma non sono neanche una prova. Ma se dovesse capitare, soprattutto anche alle forze dell'ordine, non vi arrabbiate, perché i ragazzi giovani sono un po' così. Fategli capire che siete anzi coloro che li aiutano nel momento in cui hanno bisogno. E anche i ragazzi dovete capire anche questo, perché è importante, è difficile avere un ruolo di sicurezza, è molto molto complicato, non è facile. Noi siamo addirittura, non esistiamo gli operatori di sicurezza, le forze dell'ordine hanno ancora più responsabilità e non è facile. No, però sì, l'energia conta tanto, però in alcuni casi questa energia può portare a essere bersaglio delle prove di coraggio. Di coraggio. Sì. È vero anche quello. Che esistono da sempre, perché se guardate nelle tribù e tutto, fino a una certa età ci sono le prove di coraggio, ci sono quelli che si fanno frustare, quelli che si tuffano, quelli che... E l'avevamo anche noi nel Medioevo e tutto. Sì. Questa roba mi mancava, però sapevo c'è una cosa ti sto mi sta acculturando. Mi sta acculturando. Tolta... Per tutto il resto c'è sempre Bruno. Per tutto il resto c'è sempre Bruno che si è sentito russare prima. L'avete sentito tutti. Si è svegliato dal sonno. Ha detto... Forza Bruno. Ultima domanda, per uscire un attimo dal concetto di difesa personale, quindi cosa di strada che figa, non ci interessa, scazzi. Siamo ragazzi per bene, giusto? Assolutamente. Torniamo al discorso Kyokushinkai. Ok. C'è qualcuno che conosci, senpai, che è passato dal Kyokushin, che ha fatto la transizione all'MMA? Sì, c'è ultimamente un polacco, minchia, ha un nome polacco. Nel corso della storia di Prakno, sì. Poi, vabbè, calcola che Sammy Shields fece il pancrase, fece i tornei anche giapponesi, anche lui veniva dal Ashihara Karate. La maggior parte sono passati nel mondo ai tempi del K1, quando c'era, tu calcola, Globe Feitosa, sono tutti i nomi che venivano dal Kyokushinkai, Francesco Filo, Andy Hug e tutto. Nel mondo dell'MMA Prakno so che sta facendo delle gare, non ti so dire a che livello. Alcuni famosi dell'MMA che hanno cominciato un cammino anche di Kyokushinkai, Proczak, come si chiama quello? Prochazka. Bravissimo. Lui ha cominciato a fare... Però dopo non è passato. È bravo. George St. Pierre, lui ha sempre spinto il karate, il coso. Lyoto Machida era un karateka. Io non parlo mai solo, io parlo il karate, ragazzi. Punto. Perché tanto poi quando lo porti a KO c'è sempre un po' di quello, un po' dell'altro. Perché ti ho fatto questa domanda? No, ma ce n'è anche nel team di Alessio, c'è Apollo, il ragazzo brasiliano che viene da Kyokushinkai, ce n'è tantissimi. Logicamente non è che camminano con il ghi, così li riconoscete. Dice, è lui! Eccolo! Il karateka! Non è così facile, anche nei tornei di K1 lo sapevi, perché magari alcuni avevano il kangu piccolino sul pantaloncino, ma se no non mi interessava tanto i nomi magari dei fighter, ma arrivare poi alla domanda nel karate ci sono dei kata riguardo alla lotta a terra, proiezioni a lotta a terra? No, lotta a terra no. Non c'è lotta niente a terra no, passaggi dove ci sono spazzate, spostamenti, proiezioni sì, la finalizzazione a terra no, perché il classico colpo Zenshin che sarebbe il colpo risolutore, quando l'avversario è a terra lo devi colpire per ucciderlo, perciò quello è il discorso. Perciò la lotta a terra non c'è. Però mi dicevi che c'è qualcosa per portare a terra. Sì, ci sono anche gli strangolamenti in piedi, le proiezioni in piedi, i passaggi in piedi, ci sono tutti. A schiena a terra no, non ti racconterò stupidaggini. Bene, a me interessava moltissimo questa risposta, perché si collegherà al secondo video nel quale vorrò vedere non vediamo niente nel quale vorrò vedere effettivamente la differenza di come un fighter di MMA porterebbe a terra qualcuno e come lo farebbe un atleta di karate Kyokushinkai. Un karate di Kyokushinkai. Quindi per il prossimo mi prende un pozzo e me lo spezza, ma non vedi che male. No, ma voi lo fate su di me che mi portate a terra. Con lui volentieri mi portate a terra a me. E sarà molto doloroso. E registra il video senpai Simona che dovrà tenere la videocamera in mano.
Quindi niente ragazzi, questa chiacchierata barra intervista finisce qua. Il primo confronto fra Scat e Senpai Luigi. Sono stracontento intanto di essere riuscito a mettere insieme queste due persone. Scatizzi lo conosco da un sacco di tempo, Senpai Luigi uguale. Sono due persone che stimo tantissimo per le loro carriere, per quello che insegnano, per quello che fanno, per i risultati ottenuti. E mi interessava proprio unirvi, cioè avervi al dojo insieme, bello. faccia a faccia. È un super piacere. Un bel discorso fra di voi così, e poi ovviamente prendere a botte me e poi prendervi a botte voi. Bellissimo. Bello, vero? Quello che Noi ci prendiamo solo a botte lui, così No, la stiamo a prima posto parte era proprio. proprio eccezionale. La gente ora non sa tutto il retroscena perché non ho registrato proprio un cazzo e niente. Che siamo andati al sushi prima a mangiare. vero. Prima di esattamente 10 minuti prima di registrare questo video, noi siamo andati al sushi a mangiare allo You Can Eat. E il bello Adesso che io lo riproporrei sul e telefono. adesso vedremo un attimino cosa Lo esce. riproponiamo cosa- sul tatami. Quando mi sveglierò dopo essere svenuto, vediamo se ha ragione Senpai Luigi che ti viene poi da vomitare tutto sul tatami, o se c'è il tremolio, come dice. Che bei messaggi che diamo alle persone. Quindi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Scatti, il nuovo saluto non è più os, è Buon Hajime. Sai perché Buon Hajime? Perché tanta gente me lo chiede. Il Buon Hajime io l'ho interpretato così. Buon Hajime. Hajime cos'è? Hajime, il saluto. No, Hajime prima è di- cominciare a inizia. combattere. Inizia a Cominciare cominciare a no. Hajime, iniziare a combattere, quindi il saluto prima di combattere. Per me è un messaggio che lancio a tutti loro che devono alzare il culo dal divano e andare a una palestra ad allenarsi, a lottare. Cominciate a Questa- combattere, Cominciate Hajime. a combattere, ma, Ok. ma il primo combattimento non è che con una persona che dovete, contro voi stessi, Bravo. per alzarvi il culo da sto cazzo di divano. Sai perché, Vero, Scat? vero. Sembra motivazione, ma in realtà non è. Non voglio essere, sai, come i classici fighter che stimi te, che fanno video motivazionali. C'è scritto a un corso pure. Che fai video motivazionali. No, a me interessa che le persone debbano capire. Mi scrivono tutti i giorni con i video che faccio uscire: no, ma è impossibile che ti fa male con quel calcio, tu fingi. No, ma è impossibile che Scatizzi ti ha fatto male con quel. No, ma è raga, alzate il culo, andate a provare. Minchia. Ma non venite a provare qua, che la porta. Bravissimi. Abbiamo altro da Però voglio pensare. dire, ora che c'hai i social che ti puoi rapportare a quello che succede sui social, c'hai anche l'indirizzo delle palestre, volendo, che uno può andarsi ad allenare con Scat, vedere che Scat è veramente forte, andare dal Senpai Luigi e vedere che realmente mi sta smontando tutto quanto il castello che voglio. Allora raga, rimanete sul divano, vaffanculo. Mangiate. Abbonatevi al canale e continuate a guardarvi i Che video. poi che cazzo, se si alza un divano non Bravo, non c'hanno i soldi per Lascia le risate e l'abbonamento. guarda i video. E li Minchia, c'hai spendono in ragione. giro. Sei stupido. State sul divano, State guardate i video con il doppio abbonamento e avrete degli ottimi risultati. Sensazionale. Lo facciamo un tutorial di MMA Kyokushinkai per i ragazzi dal divano. divano. Lezione da divano. Io gli posso insegnare un po' di cose da. Angolati così non è male. Diventate l'acciaio. Si lavora il core comunque, no? Anche in quelle situazioni. Corri, Minchia, lezioni da divano è spettacolare, lo facciamo, Scat. Oh, ci vediamo al prossimo video. Buon Hajime. Grande. Ho sparato pure a te. Oh, senpai. Devo dire che questa cosa del buon Hajime sembra però. È bello. No, sembra qualcosa di